Ciao, con questo video interattivo esploriamo le energie della settimana che va dal 20 al 26 settembre. Vi do il benvenuto su Minty Tarot, il canale YouTube dove promuovo i tarocchi come mezzo di trasformazione interna per raggiungere il benessere interiore. Le varianti fra cui scegliere sono tre: la prima con la calcite arancio, la seconda con il quarzo di rocca e la terza con l'opale bianco. Potete fermare il video un attimo per scegliere con calma ma intuitivamente la variante che preferite e poi scorrere il video fino al capitolo che la descrive. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Ciao, eccoci arrivati alla prima variante, quella della calcite arancio, e vediamo subito le energie della settimana con la carta del karma. E abbiamo il messaggero dell'aria. È una carta che ci parla di ostacoli, ritardi nel cammino, quindi è una settimana dove potrete ricevere delle interferenze, appunto, incontrare degli ostacoli. Vediamo un attimo i dettagli con i tarocchi. E abbiamo come carta centrale l'eremita. E la settimana inizia con il 9 di denari, il 2 di spade, l'asso di spade. La seconda parte della settimana vede il cavaliere di coppe, il cavaliere di denari e poi finisce con la carta della papessa. È una settimana di decisioni di ricerca, ve lo dico subito perché abbiamo tante carte che parlano appunto della necessità di trovare una soluzione a qualche problema, della necessità di prendere delle decisioni non facili. E quali sono queste carte? Beh, innanzitutto il 2 di spade, seguito poi dall'asso di spade, che è proprio la necessità di prendere una decisione neanche tanto facile. C'è un po' di ombra, perché appunto il 2 di spade indica proprio, come dire, il fatto che la decisione da prendere, la scelta da fare non è facile, infatti è un po' statica come carta, come vedete, no? Mentre l'asso di spade proprio indica la necessità di prendere una decisione, e poi l'eremita è la ricerca di una soluzione in questo caso. E anche la papessa è una carta di ricerca di verità, di soluzione, di portare alla luce degli elementi non chiari, anche nascosti. Dunque, la settimana inizia con la bellissima carta del 9 di denari, che indica proprio una certa soddisfazione a livello materiale, economico, che evidentemente però è disturbata da questa necessità impellente appunto di prendere una decisione con il 2 di spade e l'asso di spade. Evidentemente c'è l'opportunità di iniziare un qualcosa, una nuova attività, una nuova fase con l'asso di spade, però voi avete dei dubbi perché evidentemente è una nuova fase che un po' crea dei cambiamenti, e quindi voi sentite forte la necessità di capire, come dire, portare alla luce degli elementi che non sono ancora molto chiari, perché l'eremita è proprio una carta di ricerca della verità, di aumentare la propria conoscenza. E tutta la settimana farete questo perché
Perché lo dico? Beh, perché all'inizio della settimana il 2 di spade vede una ragazza con gli occhi coperti, quindi l'impossibilità di veramente accettare o meno questa opportunità di inizio di una nuova fase, oppure comunque di scegliere di prendere una decisione per mancanza di chiarezza. Vedete, le bende sugli occhi indicano appunto che ci sono degli elementi sconosciuti. E la carta centrale, come ho già detto, è l'eremita, quindi proprio la carta della ricerca per antonomasia. E poi la settimana finisce con la papessa, che indica proprio che ci sono ancora degli elementi che rimangono sconosciuti fino alla fine della settimana. La papessa è la carta del mistero, che si può scoprire anche e soprattutto con l'intuizione, quindi le carte possono anche suggerire che l'elemento razionale non è sufficiente per decidere, per fare questa scelta, però dovete anche un po' seguire il vostro intuito. Sicuramente indica però che ci sono ancora degli elementi sconosciuti che rimarranno tali fino alla fine della settimana, nel senso che non riuscirete a capire tutto e a prendere questa decisione durante questa settimana, ma nella successiva, molto probabilmente nei giorni a venire, perché finire con la papessa vuol dire che ancora il mistero rimane lì, che ancora non è svelato. I due cavalieri sono delle carte di azione, ovvero voi comunque non assolutamente state fermi, come potrebbe suggerire la carta del 2 di spade all'inizio della settimana, non state bloccati in questo impasse, però vi muovete appunto nel cercare di capire cosa è meglio fare, che decisione prendere. State cercando, appunto, come indica la carta dell'eremita. State cercando sia di capire a livello razionale cosa è meglio per voi, cosa è più conveniente con il cavaliere di denari, però date anche spazio alle vostre passioni, alla vostra emotività, ovvero cercate di capire se questa opportunità rappresentata dall'asso di spade sia al caso vostro anche dal punto di vista dell'emotività, non soltanto della convenienza materiale come appunto indica il cavaliere di denari. Questi due aspetti sono gemelli in questo caso, quindi voi seguite queste due linee di ricerca appunto durante la seconda parte della settimana e cercherete di capire, anche seguendo il vostro intuito, se questa opportunità fa bene per voi. Non prenderete la decisione durante questa settimana, probabilmente quella successiva, però appunto sarete quindi in parte un po' bloccati nel vostro cammino, come indica il messaggero dell'aria, appunto perché dovrete fare una ricerca, dovrete avere tutti gli elementi, collezionare tutti gli elementi necessari per poter decidere in maniera sia razionale che emotiva, come indicano i due cavalieri. Vediamo cosa l'archetipo ci dice. E c'è la carta del compagno, ovvero la lealtà, la tenacità e anche l'amore per gli altri, ovvero non cercate di essere fedeli a voi stessi, alle vostre idee, non perdere la propria identità per magari aiutare o comunque essere di appoggio agli altri. Questa è la linea che è meglio tenere. Quindi dal punto di vista lavorativo evidentemente c'è un'opportunità che vi si presenta davanti e voi dovrete cercare di capire se questa opportunità di lavoro sia adatta a voi sia dal punto di vista materiale che emotivo, relazionale con questi due cavalieri e
occuperete tutta la settimana focalizzandovi su questa questione per poter decidere e appunto deciderete nei giorni successivi, perché appunto questa settimana è proprio focalizzata su questa ricerca di elementi per poter decidere. La carta del compagno indica appunto che sicuramente potrete fare affidamento sugli altri per avere informazioni e per decidere. Potrete fare affidamento sulla lealtà che avete anche nei confronti degli altri, però appunto dice anche di non perdere la vostra identità per i desideri altrui, focalizzatevi sulle vostre necessità e sui vostri desideri per poter scegliere, perché è un qualcosa che riguarda voi stessi soprattutto. Dal punto di vista relazionale, sentimentale, vediamo che c'è una decisione che dovete prendere. Non vedo, vedo appunto un blocco comunicativo nei confronti dell'altra persona, tra voi e la persona di vostro interesse. Appunto il messaggio dell'aria dice che ci sono dei blocchi di comunicazione, soprattutto siccome stiamo parlando dell'elemento aria, quindi dell'elemento della comunicazione. Sarete appunto soli e cercherete di ristabilire la comunicazione, però dal punto di vista sentimentale vedo che siete voi soprattutto che mettete un muro tra voi e gli altri, perché appunto c'è come una decisione da parte vostra con l'asso di spade, quindi voi state instaurando un blocco comunicativo con l'altra persona che in realtà sembra venire verso di voi con intenzioni, sta cercando di porsi in comunicazione con voi. È una persona sia pratica che idealista, questa persona, questi due cavalieri rappresentano i lati del carattere di questa persona con cui la comunicazione con cui avete dei problemi. La carta della papessa di nuovo mi suggerisce il bisogno da parte vostra di stare da soli, di pensare a voi stessi, avete un bisogno di, con queste due carte, sia dell'eremita che della papessa, di stare per conto vostro, di riflettere su voi stessi e di chiudervi un po' nei confronti di questa persona, e di chiudere un po' la comunicazione con questa persona, anche se vedo che nella seconda parte della settimana verrà verso di voi. La carta del compagno in questo caso viene ad essere interpretata appunto come l'esigenza sì di essere come dire, sensibili alle esigenze altrui, ma soprattutto sensibili alle proprie esigenze, quindi non annullare i vostri desideri, le vostre esigenze, per appunto essere un compagno fedele nei confronti del vostro partner o della persona di vostro interesse, mantenersi fedele a se stessi. Comunque dal punto di vista sentimentale, riassumendo, direi che sì, c'è un blocco della comunicazione, ci sono dei problemi di comunicazione tra voi e questa persona di vostro interesse, che proseguiranno durante la settimana, soprattutto perché voi lo deciderete, cioè sarà una scelta vostra. L'altra persona la vedo venire verso di voi, però voi
avete proprio questa necessità di riflettere su voi stessi, di stare un po' per conto vostro con la carta sia dell'eremita che della papessa. Bene, spero che questa stesa vi sia stata di aiuto, vi abbia dato degli spunti di riflessione. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto ad attivare la campanella per non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo domenica prossima. Ciao! Ed eccoci alla seconda variante. Vediamo le energie generali a settimana, i dettagli con i tarocchi e poi il consiglio delle carte degli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere questa settimana. Per quanto riguarda le energie generali, abbiamo il possente guerriero del fuoco. È una carta che ci sprona a lottare per ottenere gli obiettivi che ci siamo prefissati. È un periodo quindi dove dovrete fare degli sforzi per seguire il vostro cammino, per ottenere quello che volete. Vediamo un attimo i dettagli con i tarocchi. Dunque, la carta centrale è il 2 di coppe. Poi la settimana inizia con il 4 di spade, la carta delle stelle e il 4 di coppe. Poi la seconda parte vede il 10 di bastoni, la carta del carro e la settimana finisce in bellezza con il 10 di coppe, quindi vi preannuncio subito che è una settimana che finisce bene, molto bene, perché il 10 di coppe è una bellissima carta. Allora, dunque, lotta, fatica, sforzo, beh, vediamo che la prima parte della settimana è tutto l'opposto, perché il 4 di spade insieme al 4 di coppe esprime una certa staticità, ovvero un bisogno di vacanza, un bisogno di stare a riposo, soprattutto il 4 di spade. Però anche il 4 di coppe indica una specie di disinteresse per ciò che vi circonda, un'esigenza di stare un po' inquiete, ecco, mettiamola così. Ciò nonostante, durante la prima parte della settimana, la carta delle stelle indica proprio un qualcosa di nuovo che arriva nella vostra vita, di molto positivo, perché la carta delle stelle indica sempre qualcosa di inaspettato, però tendenzialmente positivo, che sconquassa un po' i vostri piani di riposo fondamentalmente, perché è proprio circondata dal 4 di spade e il 4 di coppe, quindi proprio come se qualcosa che arrivasse nel mezzo del vostro riposo, della vostra pausa, perché il 4 di spade solitamente è una pausa non imposta, quindi per molti di voi sicuramente è una pausa che vi siete voluti prendere, però appunto sorge questa opportunità attraverso la carta delle stelle. Può essere un'opportunità che nasce a livello relazionale, perché il 2 di coppe indica proprio la relazione tra voi e un'altra persona, che può essere sentimentale o di lavoro o di amicizia, adesso poi vedremo nello specifico, però in linea generale è un'opportunità che evidentemente si presenta all'interno di una relazione, quindi attraverso un'altra persona. E voi siete inizialmente riluttanti ad accettarla appunto perché siete in un periodo in cui avete bisogno di ricaricare le pile. Ciò nonostante vedo che in realtà poi decidete di imbarcarvi in questa opportunità, in questa avventura, perché vedo il carro che è una carta di
di decisione, di leadership, di voler seguire un obiettivo, no? Di prendere le redini in mano e mettersi appunto al lavoro, nonostante che appunto questo implicherà vari sforzi. Infatti, il 10 di bastoni, la seconda parte della settimana, indica proprio che dovrete compiere un certo sforzo anche abbastanza importante per appunto perseguire questa nuova opportunità, per cogliere questa nuova opportunità che vi si presenta con la carta delle stelle. Però appunto vi permetterà di avere molte soddisfazioni già subito alla fine della settimana con il 10 di coppe, che è la carta proprio a livello emotivo regina, nel senso che è proprio indica una soddisfazione a livello emotivo molto molto forte. Anche di comunità proprio all'interno della vostra cerchia, come dire, anche la possibilità di instaurare un bellissimo rapporto con le persone che vi stanno attorno. Quindi evidentemente avete questa opportunità che vi si presenta all'inizio della settimana, in realtà sarà veramente proficua, perché appunto vi permetterà poi di raggiungere alla fine della settimana una grande soddisfazione a livello emotivo e soprattutto un buon rapporto con gli appartenenti alla vostra cerchia. Anche se appunto implicherà uno sforzo anche abbastanza impegnativo, appunto sarà dovrete impegnarvi parecchio per ottenere questo risultato alla fine della settimana, come promette appunto sia il guerriero del fuoco che il 10 di bastoni, entrambe carte di fuoco appunto, quindi molta energia, molta azione che vi toglierà da questa fase di quiete in cui vi siete messi nella prima parte della settimana. Dal punto di vista emotivo, appunto, è una settimana incentrata sulla relazione con il vostro partner o con qualcuno che viene nella vostra vita, perché appunto la carta delle stelle indica proprio anche un incontro molto bello che avrete nella prima parte della settimana e che vi toglierà dalla vostra ehm, ehm, quiete, ecco. Quindi dal punto di vista sentimentale ci può essere un nuovo incontro per i single, che con una persona appunto che con cui avrete una forte alchimia, nel senso che il 2 di coppe indica proprio un'attrazione anche molto molto forte. E durante la seconda parte della settimana andrete nella direzione di approfondire questo incontro e appunto durante la fine della settimana, alla fine della settimana vedo che ci sarà molta soddisfazione dal punto di vista emotivo. Può il possente guerriere del fuoco indicare insieme al 10 di bastoni per i single una lotta, nel senso una certa competizione per poter come dire approfondire questa conoscenza. Per chi invece è già in relazione ci possono essere dei problemi di tipo esterno, magari avete appunto un'opportunità di fare qualcosa insieme al vostro partner e questo implica vari sforzi e varie attività, però appunto riuscirete grazie alla carta del carro a incanalarvi in questa nuova avventura, in questo nuovo cammino insieme al vostro partner e avrete molte soddisfazioni alla fine della settimana. E quindi a livello emotivo sicuramente è una bella settimana sia per i single sia per chi è in coppia.
A livello lavorativo, appunto, c'è un'opportunità che sorge all'inizio della settimana, probabilmente da un partner o da un cliente che già conoscete o comunque da una persona con cui avete molta avete un bel rapporto con il due di coppe. Deciderete, nonostante una certa riluttanza iniziale, a imbarcarvi in questo nuovo progetto che implicherà vari sforzi con il 10 di bastoni, probabilmente perché appunto ci sono delle date probabilmente da rispettare ed è una cosa un po' così che è venuta fuori all'ultimo minuto e quindi dovrete caricarvi di molto lavoro all'ultimo minuto alla fine della cioè nella seconda parte della settimana, però appunto col 10 di coppe le carte promettono appunto che riuscirete a ottenere il vostro risultato con molta soddisfazione, se appunto vi darete da fare. Ecco, ovviamente dipende da voi, perché qui le carte indicano un'azione da parte vostra, una vostra decisione di cogliere questa opportunità e una vostra decisione di buttare sul piatto molta energia e darvi da fare per ottenere il risultato che vi siete prefissati. Appunto, se non fate questo sforzo, se non vi sforzate voi, poi questo risultato non viene ottenuto, ovviamente. Questo è un risultato probabile. Vediamo cosa ci dice la carta dell'archetipo. È il cavaliere. È la carta che dice appunto di fare, di porvi al servizio di qualcun altro per un bene, per un'etica superiore, per dei valori vostri che vi appartengono. Quindi probabilmente sta a indicare che il miglior atteggiamento da tenere è appunto di fare team con l'altra persona, che sia il partner, che sia la nuova conoscenza, che sia il compagno di lavoro e insieme appunto con questo atteggiamento da cavaliere riuscirete appunto ad ottenere il risultato prefissato e ad avere molta soddisfazione a livello emotivo. Bene, spero che questa lettura vi sia stata d'aiuto, vi abbia dato gli spunti di riflessione. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo domenica prossima. Ciao! Eccoci arrivati alla terza variante, quella dell'opale bianco. Vediamo le energie generali della settimana e poi i dettagli con i tarocchi e infine la carta dell'archetipo per vedere che tipo di atteggiamento ci consigliano le carte a tenere questa settimana. Dunque, energie generali. Abbiamo la scintilla divina dell'aria. Questa è una forza generale sul piano mentale, che quindi si manifesta a livello mentale, può essere una nuova idea, un bisogno di chiarezza, un bisogno di prendere una decisione, è ancora una forza generale che non ha preso una forma specifica, quindi qualcosa di nuovo che sta arrivando e ci influenza soprattutto dal punto di vista mentale. Vediamo i dettagli con i tarocchi. E la carta generale è il 2 di denari, mentre la settimana inizia con il paggio di coppe, paggio di bastoni e poi il re di denari. La seconda parte della settimana invece vede il 2 di bastoni, il 7 di bastoni e il cavaliere di spade. Beh, dunque, i due paggi all'inizio della settimana sicuramente indicano delle notizie.
notizie che arrivano, perché il paggio in generale indica inizio, una fase iniziale, ma anche appunto notizie, comunicazioni. Ce ne sono ben due, quindi sicuramente è un qualcosa che venite appunto vi arriva in termini di notizie e di comunicazioni all'inizio della settimana. Può influenzare la vostra sfera materiale soprattutto, perché io qui vedo il re di denari, che appunto è una energia materiale, quindi indica una persona molto pratica, che riesce a gestire molto bene il lato materiale della vita, quindi con capacità manageriali molto accentuate, un maestro nel gestire appunto le proprie finanze, il proprio lavoro, gli aspetti materiali dell'esistenza. E appunto queste notizie vedono con il 2 di denari una fase in questa settimana in cui dovrete appunto prendere delle decisioni che riguardano il lato soprattutto materiale della vostra esistenza, e quindi dovrete fare forza sulle vostre capacità manageriali, perché evidentemente scombussolano un attimo, magari possono appunto comportare delle spese impreviste, oppure possono arrecare nuovi impegni nella vostra vita. Il 2 di bastoni e il 2 di denari insieme sicuramente indicano la necessità di prendere delle decisioni per poter appunto gestire in maniera pratica la novità che arriva con i due paggi. Questi due paggi sono sia di coppe che di bastoni, che vuol dire comunque che sono delle novità che implicano dei risvolti sia emotivi che relativi alle vostre passioni, cioè comunque sono delle notizie che vi stimolano a introdurre delle novità nella vostra vita, anche ed anche hanno dei risvolti emotivi abbastanza importanti. Quindi sì, riguarda la vostra sfera materiale, come può essere le finanze, come può essere il lavoro, però hanno comunque dei risvolti anche che toccano la vostra emotività, le vostre emozioni e soprattutto le vostre passioni. La seconda parte della settimana vede due carte molto cariche a livello di energia. Dovrete probabilmente, con la decisione che dovrete prendere, fare molta forza su la vostra energia per poterla prendere. Probabilmente dovrete anche un po' difendere la vostra posizione nei confronti di altre persone durante questa fase di decisione, difendere un po' la vostra idea, anche con molta energia, perché il cavaliere di spade è un'energia molto forte, ha un bisogno di imporre anche il proprio punto di vista. Quindi, riassumendo in linea generale, vediamo che ci sono delle novità che arrivano, che vi vengono comunicate, che molto probabilmente vi entusiasmano e vi piacciono. Dovrete però riaggiustare, diciamo, la vostra la gestione del vostro tempo, delle vostre finanze, per poter introdurre questi cambiamenti che sono arrivati e prendere appunto delle decisioni a riguardo.
magari non, nel vostro entourage non tutti saranno d'accordo nell'introdurre queste, nel fare proprio nella vostra vita questi cambiamenti, e quindi invece voi siete molto orientati nell'introdurli, nell'accettarli, e dovrete difendere la vostra posizione in maniera molto energica, soprattutto alla fine della settimana. A livello lavorativo, molto probabilmente sono delle comunicazioni che o vi vengono date, oppure comunque sono dei nuovi progetti, delle nuove idee che vi vengono in mente. Questo può anche essere rappresentato appunto dalla scintilla divina dell'aria, che solitamente indica nuove idee. Quindi può anche essere che siete voi a comunicare queste nuove idee al vostro superiore o a un cliente, se siete lavoratori autonomi. Ehm, Dovrete, per poter portare avanti questi nuovi progetti, come dire, riarrangiare il vostro calendario e probabilmente anche un po' le vostre finanze, e decidere anche appunto come appunto riarrangiare il tutto e pianificare il vostro tempo. Probabilmente dovrete alla fine della settimana infatti anche convincere altre persone o difendere il vostro progetto nei confronti di questo re di denari, con molta energia. Però appunto dà proprio l'idea che ci riuscirete anche bene. Sono delle idee, è una nuova idea comunque che vi entusiasma molto, perché il paggio di bastoni insieme a quello di coppe proprio toccano l'emotività e la passione della persona, quindi sono idee che creano nuove fasi, che magari vi permettono anche di aumentare le vostre capacità, le vostre skills, quindi capacità, sì, a livello lavorativo. Dal punto di vista sentimentale, ci sono delle comunicazioni che arrivano a voi, però appunto ci sono delle decisioni da prendere, sono delle comunicazioni che arrivano da questa persona che è rappresentata dal re di denari, quindi una persona ehm, molto pratica, molto anche con una certa autorità, e probabilmente sono delle comunicazioni che vi costringeranno a riflettere sul vostro rapporto e a prendere delle decisioni, non necessariamente sul vostro rapporto, però insomma, evidentemente sono delle comunicazioni che vi costringeranno un po' a riarrangiare il vostro tempo, ehm, il vostro tempo all'interno della vostra relazione, per un certo verso, e che dovrete vi porteranno praticamente a delle discussioni con il vostro partner alla fine della settimana. Se siete single, appunto, riceverete delle comunicazioni da questo re di denari, che è una persona appunto ehm, con tutta legata all'elemento terra, quindi molto, molto pratico, una persona molto con i piedi per terra. Vi troverete a dover cercare di decidere su come procedere in questa relazione con questo re di denari, e probabilmente ci saranno anche un po' di discussioni con questa persona alla fine della settimana. Quindi insomma, anche a livello sentimentale delle novità arrivano che disturberanno un po' la vostra relazione, sia che siete
in una relazione stabile o meno con l'altra persona, e porteranno un po' di attriti alla fine della settimana. Vediamo un attimo cosa ci dicono le carte degli archetipi, e ci abbiamo il shapeshifter, che è quello che è l'archetipo del cambiamento di personalità, quindi quello che sta dicendo questa carta è di adattarsi un po' alla nuova situazione, ai cambiamenti. Quindi adattare la propria realtà, riarrangiarla, cambiare anche se stessi per poter accogliere queste nuove opportunità, questi cambiamenti nella propria vita, essere elastici, essere sì, cambiare un po' forma. Shapeshifter è colui che cambia forma, quindi che si adatta ai cambiamenti, che si adatta alle circostanze, come l'acqua, no? Si adatta al contenitore. Quindi evidentemente c'è una nuova fase che si sta introducendo nella vostra vita, in generale a livello lavorativo o all'interno della vostra relazione. Dovrete adattarvi per poterla accogliere, per poter accogliere questi cambiamenti. Bene, spero che questa stesa vi sia stata utile, vi abbia dato degli spunti di riflessione. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi, e noi ci vediamo domenica prossima. Ciao!